In questo video ti mostrerò le novità principali e dettagli nascosti dai test di Sepang e della MotoGP, dove c'è chi ha fatto dei passi avanti, chi si potrebbe essere nascosto e chi invece sembra avere problemi molto seri. Prima di proseguire iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così non ti perderai nessun video, perché appunto la MotoGP è pronta per ripartire. Quindi prima del classico dopo gara che uscirà la domenica sera del GP della Thailandia, dove analizzeremo il weekend, arriveranno i video pronostici, quello classico sul campionato e altri due che non spoilerò, quindi rimani collegato perché anche quest'anno, come sempre, ci divertiremo. Allora, intanto volevo parlare dell'annuncio del rinnovo di Bezzecchi con l'Aprilia, non della firma in sé, ma allo stile con cui è stato fatto. Sai che delle notizie ne parliamo in un altro format qui sul canale, ma questa gag del matrimonio è totalmente una genialata, portando avanti la storia da Valencia dello scorso anno. È una genialata sia ovviamente per come l'hanno organizzata, ma anche perché questa è una delle cose su cui la MotoGP deve puntare dal lato comunicativo per alzare ancora di più i numeri, perché queste gag sulla base di quelle che faceva Valentino divertono e fanno ridere, e quindi questi sono spunti sulla sponda della comunicazione per diventare virali e aumentare i numeri. Quindi super approvata sia per l'idea divertente che come contenuto per i social. Veniamo ai test. Queste sono le classifiche dei 3 giorni, ma in ogni video in cui si parla di test è giusto ribadire, anche per chi è nuovo nel settore, che i tempi non vanno guardati. Perché c'è chi ha messo la morbida per il time attack, chi no, chi prova il passo gara, quindi le classifiche non danno nessuna rilevanza, se non per chi potrebbe aver fatto qualche passo avanti e chi no. Ma nei test ci sono molte altre cose da vedere che stanno sopra la classifica, cioè praticamente tutte. Sono stati 3 giorni dove non è già mancata qualche polemica sulle gomme Michelin, che ricordiamo che sarà l'ultimo anno di queste gomme prima di passare alle Pirelli nel 2027. Alcuni hanno segnalato come ci fossero poche gomme soft a disposizione, che la media non fosse così efficiente, mentre nella seconda giornata, quella di mercoledì, nel pomeriggio intorno alle 16 è arrivata anche la pioggia, quindi c'è stata meno azione in pista, dove alcuni sviluppi sono stati cancellati o rimandati. Ma come sempre andiamo a parlare casa per casa per vedere le novità che hanno portato, come ho fatto nel video dei test di Valencia. Se te lo sei perso lo trovi nelle schede o in descrizione. Una chicca per finire questa introduzione prima di passare all'analisi: l'asfalto, ormai bello consumato di Sepang, verrà riasfaltato per il GP che ci sarà verso fine stagione, ma solo per metà, non tutto. E da chi partiamo a fare l'analisi? Dai, partiamo dalla KTM, che nonostante i soliti problemi finanziari che sta attraversando e sistemando insieme all'ormai nuovo proprietario Bajaj, ha comunque portato delle novità che fanno comunque vedere che lo sviluppo viene portato avanti, così come quello della moto 850 che vedremo in pista dal 2027, perché nei 3 giorni di shakedown e prima dei test ufficiali c'era in pista anche Mika Kallio, che sappiamo essere uno dei tester della KTM, ma non ha lavorato come Dani Pedrosa e Pol Espargaró. Se la sua presenza era strana di per sé quando è entrato in pista, si è subito capito il perché. KTM non l'ha detto ufficialmente, ma verosimilmente da chi era sul posto ha potuto notare che stesse provando la moto 850 del 2027. Lo si poteva capire dal suono del motore, dal distacco abbastanza ampio in classifica, dalle diverse velocità di punta, soprattutto questa, e perché provava la partenza senza abbassatore. Quindi questo è anche un segnale di come la KTM stia lavorando un po' d'anticipo rispetto alla concorrenza. Già si era fatta vedere qualche mese fa, dichiarandolo ufficialmente con Pol Espargaró in pista a Jerez, quindi gli austriaci sulla moto 850 sono quelli che si stanno facendo vedere di più al momento rispetto agli altri. Per quanto riguarda il presente invece, come dicevo, ci sono stati degli aggiornamenti interessanti. C'è un telaio più accorciato, una solita nuova carena che hanno provato tutti i piloti, che un giorno chi l'altro, ma c'è una novità importante per quanto riguarda il cupolino, simile ad Aprilia, decisamente più stretto rispetto al precedente, che in questo momento è sulla destra, in cui si vede proprio la differenza di grandezza, perché uno è più stretto e l'altro è più largo, dove quello nuovo va a creare anche una forma L, come se ci fosse un angolo di 90 gradi rispetto all'altro che è più curvo. Non solo il cupolino, c'è anche una novità sul codone. Sappiamo che KTM è stata una delle prime a portare delle soluzioni aerodinamiche sul posteriore con gli allettoni stile Formula 1, come se fosse proprio una monoposto, che poi via via anche gli altri hanno creato, e anche qui parliamo di un allettone posteriore. Oltre a quello classico con le ali, ce n'è uno più basso rispetto a questo, con una conformazione più aerodinamica se vediamo le linee, perché è più disteso e alto come un classico allettone, e vediamo che questa soluzione
risoluzione ha una sorta di castello. Vediamo chiaramente due scalini sovrapposti che sono allo stesso tempo uniti per evitare le flessioni al variare della velocità e del carico. Non è finita qui, anzi, la KTM ha messo anche le seat wing riprendendo la filosofia dell'Aprilia, ovvero quelle piccole appendici aerodinamiche montate lateralmente sotto la sella o sul codone, che la FIM aveva intenzione di vietare già da questo 2026, ma il divieto scatterà dal 2027 e infine è stata portata una nuova versione del forcellone in carbonio. Cosa dicono i piloti della KTM? Allora, come sappiamo dobbiamo sempre prendere con le pinze le dichiarazioni dei piloti e non credere a tutto. Poi dopo i test le indicazioni sono spesso larghe e quasi tutti sono contenti, quindi non bisogna farci affidamento. Voglio poi vedere le facce dopo le prime gare per capire quali saranno realmente i valori. Tutti dicono sì, siamo migliorati, ci sono passi avanti eccetera, quindi gente scontenta se non un caso particolare non si vede. Prendiamo solo degli spunti dunque, perché poi il vero banco di prova sarà nel weekend di gara. Acosta, da quello che dice, è abbastanza soddisfatto, è migliorata la frenata e la moto è più naturale e guidabile rispetto alla precedente dove il rischio di caduta era più alto. Infatti l'anno scorso l'abbiamo visto stendersi parecchio nella prima parte di stagione, anche se nella simulazione di gara del terzo giorno c'è qualcosa che non gli è piaciuto. In generale ci sono stati dei progressi e la KTM qualche passettino avanti l'ha fatto, ma il vero test, ancora più importante per tutti i piloti e le case, sarà quello della Thailandia, dove vedremo alcuni valori più definiti con anche scelte più definitive. Ma anche Bastianini ha detto di essere stato soddisfatto, anche lui ha provato la maggior parte delle novità, tranne il nuovo telaio che sembra che abbiano usato solo Acosta e Viñales e neanche Binder, lui che è un pilota factory, quindi o lo ha deciso lui di non provarlo o se no mi stupisce un po' sta cosa. Ma Bastianini è anche contento del feeling che c'è con il nuovo capotecnico Andrés Madrid. Questo per dire due cose: dalla KTM mi sembra di aver captato che uno dei piloti diciamo più estromessi, all'apparenza non così tanto considerato, che sembra essere fuori dal giro dai riflettori, è Brad Binder. Non mi sembra di vederlo molto coinvolto e ci sono anche poche dichiarazioni da parte sua, nonostante sia comunque un pilota ufficiale. E la stessa cosa la penso di Bastianini, perché anche se corre nel Team Tech 3 dovrebbe avere comunque un trattamento ufficiale. Poi se dei pezzi gli arrivano dopo rispetto al Team Factory è un conto, se non glieli danno proprio è un altro, perché in Thailandia questo telaio nuovo dovrebbe provarlo, così come Binder, quindi magari ci saranno dei programmi diversi, un telaio che ha dei pareri contrastanti, perché c'è a chi piace e chi no. Quindi questo per dire che KTM, da quello che mi sembra di capire, sta puntando su Acosta e Viñales. Poi Acosta tanto è più fuori che dentro da KTM, quindi va bene, mentre Binder e Bastianini mi sembrano che siano di più le seconde linee. Al contrario invece, l'ho appena accennato, uno assolutamente coinvolto e carico è Maverick Viñales, e la presenza del suo coach Jorge Lorenzo è importante per lui, come ho già detto anche in passato, quindi la mentalità è cambiata ancora di più, perché mi sembra di vedere un Viñales cambiato, diverso, più cattivo e più determinato rispetto a quanto già lo era in passato. Sicuramente Lorenzo gli ha inculcato diverse cose in testa e quindi aspettiamo e vediamo che frutti darà questa collaborazione, perché Maverick sappiamo che è il re dei test e che se ci fosse il mondiale su questi lui sarebbe un pluricampione, perché come ho già detto i test lasciano il tempo che trovano. Sicuramente la mentalità e l'approccio sono cambiati, ora deve parlare la pista e i presupposti per avere la velocità dello scorso anno e forse anche migliorarla ci sono. Vediamo come sarà la costanza, cosa che Viñales non ha mai avuto. Dai test è stato anche lui molto soddisfatto, così come Acosta ha detto che questa KTM è molto diversa dal 2025, nel senso che è meglio ed è più guidabile, e quindi su quello che dicevo in precedenza, se lui ha provato un nuovo telaio invece di Bastianini e Binder ad esempio, perché comunque Viñales fa parte del Team Tech 3 con comunque un trattamento ufficiale, ripetiamo il discorso che appunto mi fa già pensare che la KTM in ottica futura sta già facendo sentire Viñales un pilota ufficiale, perché sappiamo che tanto dal 2027 molto probabilmente ci andrà lui al posto di Acosta e il suo compagno di squadra. Tra poco vediamo chi potrebbe essere, ma comunque se gli danno già i pezzi, già questi sviluppi prima anche degli altri suoi compagni di squadra, vuol dire che è praticamente fatta per vedere Viñales come pilota ufficiale factory in KTM dal 2027. E becchiamoci questo poker magnifico nel box KTM. Ma l'hai riconosciuto l'ultima destra? Scrivilo nei commenti. Ti do questo indizio: il suo soprannome è El Pescao. Ma che aura!
Spostiamoci in Giappone e parliamo della Honda, che da questi test sembra essere la casa che ha fatto più passi avanti di tutti, come la Aprilia anche, ma la casa della Dorata al momento sta confermando i miglioramenti del 2025 e sta sempre scalando la vetta, quindi quella della Honda è sì un miglioramento ma anche una conferma. Togliamo la prima posizione di Mir nella seconda giornata perché la classifica è un altro discorso, perché ha messo la morbida e già dall'anno scorso abbiamo visto una Honda forte nel time attack, ma una delle conferme della RC213V riguarda il codone, perché è stato riportato quello bombato nella parte superiore che avevamo già visto nei test a Valencia, nella quale sono presenti ancora le pinne laterali. Luca Marini è stato molto contento perché, da come ci fa sapere, i giapponesi hanno portato tutto quello che aveva richiesto, ed è un bel segnale perché vuol dire che i piloti vengono ascoltati al 100% per tornare alla vetta, e soprattutto, da come viene dichiarato, le lacune del 2025 tipo frenata, curva e accelerazione sono migliorate e quindi passi avanti ci sono, mentre c'è sempre da migliorare il grip e soprattutto il chattering, cioè le vibrazioni. Lì c'è ancora un po' da fare. Non si sono viste grandi novità estetiche per la Honda, se non sì la solita rivisitazione della carena, il codone e il resto, ma qualcosa che impatti a livello estetico tipo il cupolino della KTM o altro che vedremo dopo non si è visto, anche perché in questi test sì ci sono le novità ma non ci sono stravolgimenti o cose trascendentali, perché è un anno un po' di transizione, perché è l'ultimo anno delle 1000 e quindi gli sviluppi con gli aggiornamenti ci saranno fino al primo quarto di stagione, se non fino a metà, perché poi tutti lavoreranno seriamente sulla 850. Quest'ultimo discorso per volare dal Giappone all'Italia, zona Borgo Panigale, con la Ducati, dalla quale si vocifera che abbiano ultimato una bassatura anteriore incredibile, che dovrebbe essere una cosa che spacca ancora di più rispetto agli anni passati, quindi attendiamolo quando sarà ai nostri occhi. È stato portato un nuovo pacchetto aerodinamico e una nuova carena, e qui le differenze, dove sono state fatte anche le comparative, si possono notare molto bene, mentre Alex Marquez, che è anche caduto nella seconda giornata, ha detto che annuncerà dove correrà nel 2027, quindi prima della Thailandia, quindi o con KTM Factory è fatta o rimane in Gresini. Nei test ha fatto anche un altro esperimento su una delle sue due moto a disposizione, ha fatto un ibrido con la carenatura laterale versione 2026 abbinata al cupolino 2025. Quindi la Ducati è sempre il riferimento e la prima linea anche quest'anno, e vi dico di più, secondo me si è anche un po' nascosta rispetto agli altri, cioè non ha fatto vedere tutto, credo che ci siano tenuti qualcosa, mentre c'è sempre poi Marc Marquez come riferimento, se parliamo di piloti, che oltre al primato della giornata, come ha detto lui, ci avrebbe messo la firma per arrivare così in forma a questi test, quindi non si è lasciato alle spalle totalmente al 100% di infortunio di Mandalika, ma diciamo che sembra essere quasi a posto e che più passano i giorni migliorerà, quindi già dalla prima parte di quest'anno sarà a posto. Si riparte da lui ovviamente perché è l'uomo da battere, e anticipando quello che dirò nel pronostico della stagione, può perderlo solo lui questo mondiale, ma come ho detto, calma, che ne parleremo nel video dedicato. Un Marquez è caduto tra l'altro in una scivolatina alla curva 1 il terzo giorno, che si è concentrato di più su se stesso nella prima giornata per cercare di capire come stava mentre girava, per vedere appunto come reggeva il fisico, e ha avuto appunto risultati positivi, mentre dal secondo giorno si è concentrato di più sullo sviluppo, anche se ha girato meno, e la Ducati in questi test si è concentrata parecchio sull'aerodinamica. Se l'anno scorso si parlava della scelta del motore in vista del congelamento, quest'anno lo sviluppo del pacchetto aerodinamico per la delibera definitiva in Thailandia ha più importanza. Dopo tutte le ipotesi su che moto guiderà Morbidelli, se una full GP24 o una GP25, un altro la conferma che guiderà una moto ibrida fra la 24 e la 25, così ci togliamo ogni singolo dubbio già da subito e non parliamo più della differenza fra GP24 e GP25, perché per un anno ne abbiamo sentite di ogni, e direi di voltare pagina perché ne abbiamo pieni i coglioni. Ma ad occhio sembra che la Ducati GP26 abbia fatto anche qui un miglioramento rispetto alla GP25, e quindi la scelta potrebbe essere quella di migliorare questa moto e non rimanere magari più fermi a molte specifiche di quella dell'anno precedente. I piloti sono stati soddisfatti delle novità portate, e qui arriviamo a Pecco Bagnaia, che ha una faccia completamente diversa sulle sensazioni di questa GP26 rispetto allo scorso anno.
da quello che sappiamo è contento e ha già visto delle differenze positive, dove alcuni limiti del 2025 o sono scomparsi o sono stati ridotti, e se un pilota si sente bene già da subito qualcosa di positivo c'è, ma anche l'anno scorso di commenti negativi sulla Ducati GP25 a Sepang non ce n'erano stati. Poi dalla Thailandia ci sono stati i primi avvisi ed è successo quel che è successo nel corso di tutto l'anno. Una frase di Bagnaia che ha fatto drizzare un po' le antenne al pubblico è quella dove dice che alcune decisioni che sono state prese l'anno scorso non sono andate verso la sua direzione per quanto riguarda la frenata e l'ingresso, ma non volutamente. Va sottolineato questo non volutamente. Bravi tutti quelli che hanno riportato per intero la frase e non l'hanno storpiata, perché se non veniva scritto quel non volutamente che ha detto esattamente Bagnaia, apriti cielo, ci sarebbe scatenato un bel polverone. Poi anche Pecco fa uscire dalla bocca questo non volutamente, perché sa benissimo che se non l'avesse detto si sarebbe scatenato un polverone. Poi magari nella sua testa sa che alcune cose potrebbero essere diverse, e anche lui ha provato quella soluzione ibrida che ha provato Alex Marquez nella seconda giornata, ma quello che ci lascia da questi test è il ritorno, a quanto sembra, a sensazioni più positive in frenata e in ingresso curva. Spostiamoci di qualche chilometro da Borgo Panigale per salire a Noale, con l'Aprilia che, come la Honda, è la casa che tra quelle che fanno la rincorsa per andare a prendere la Ducati ha fatto dei buoni passi avanti, perché la Ducati miglioramenti li ha fatti e non è stata ferma, e come dice Mir, se Ducati fa un passo avanti, la Honda, o magari anche in questo caso le altre case, devono farne 3 o 4 perché il divario si vede. Ma anche la KTM non mi sembra che abbia lavorato così male. Si vedrà poi tutto nelle prime gare per stabilire certi valori che poi nel corso della stagione ovviamente possono cambiare. Ma tornando all'Aprilia, c'era comunque Martina a vedere e non è rimasta a casa. Come sappiamo il suo obiettivo è esserci per i test della Thailandia a fine febbraio, poi del suo futuro ne parliamo negli spazi dedicati e non qui. Però l'Aprilia è sempre attiva con gli aggiornamenti, perché se nella prima giornata sono state fatte per la maggior parte del tempo delle comparazioni fra la Moto 2025 e la Moto 2026, dalla seconda giornata ci si è concentrati di più sull'aerodinamica e sulla prova di un forcellone nuovo, mentre Savadori, sempre in veste di tester, oltre al classico lavoro ha sviluppato anche elementi ed ergonomia per se stesso. Ci sono dei nuovi aggiornamenti aerodinamici, le ali laterali sul codone hanno un terzo elemento in più e c'è un nuovo pacchetto aerodinamico sul codone. Se prima c'era Obelix, il profilo che avevamo già visto a Valencia che faceva più da convogliatore, qui a Sepang è stato portato Panoramix. Molto fighi questi nomi dell'Aprilia, ha veramente molta creatività. Ed è una nuova versione del codone che ha molte più ali, molti più denti sulla parte posteriore. Se le contiamo sono ben 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'obiettivo è sicuramente quello di garantire maggiore stabilità in frenata. L'ho lasciata per ultima perché dobbiamo parlarne approfonditamente, merita un discorso più ampio che va al di fuori della pista, ovvero della Yamaha. È probabilmente uno degli inizi peggiori della storia per la casa di Iwata, perché se Quartararo, e dopo parliamo approfonditamente anche di lui, cade alla curva 5, si fa male, rientra in pista e poi al pomeriggio viene diagnosticata la frattura al dito, oltre a delle scoriazioni, già tutto parte in salita, come Martin l'anno scorso in Aprilia. Curva 5 che tra l'altro era maledetta in questi test, perché in quel tratto oltre al francese sono caduti anche Moreira e Alex Marquez. L'attenzione sulla Yamaha era sempre sul motore V4, che anche qui non girava secondo me alla massima potenza, ma tanto il motore V4 della Yamaha con il 1000 penso che non ci dobbiamo fare molto affidamento, perché lo useranno solo quest'anno e lo sviluppo sul 1000 si fermerà già a metà stagione, quindi il vero V4 Yamaha secondo me lo vedremo dal 2027, e poi magari faranno sì delle comparazioni per capire qualcosa, anche se comunque la cilindrata è diversa. Quindi per la Yamaha penso che sarà un altro anno perso, nel senso che lo sviluppo c'è, è più indietro rispetto agli altri, ma credo che arriveranno, devono arrivare, e come dicevo il 2027 sarà un anno chiave per capire realmente dove sono, e magari ci stupiscono perché tutti la stanno tagliando fuori o sottovalutando, ma per il nuovo regolamento potrebbero aver tirato fuori qualcosa di interessante, appunto lavorando sotto traccia e anche contro le critiche da parte di tutto il pubblico, perché a vederla così uno non può che non criticare, quindi magari ci possono anche stupire. Poi il fare due progetti di sviluppo pari passo col V4 850 e il V4 1000 che lo useranno solo una stagione, non l'ho capito. Questa è una strategia che sinceramente sì, faccio ancora fatica a comprendere, ma ne sapranno loro meglio di me se l'hanno fatta, quindi non è che sto qua a giudicare. Possiamo notare
la comparazione fra l'aerodinamica 2025 e 2026, più in stile Ducati, se guardiamo di fronte alla M1, ma dal punto di vista aerodinamico bisogna sottolineare che ci sono state tante soluzioni e le vediamo da Andrea Dovizioso, che ha provato un pacchetto aerodinamico totalmente diverso dalle altre Yamaha, in cui il diffusore è integrato direttamente all'interno della carena, che prosegue la sua linea in maniera uniforme, e nella parte superiore ci sono degli sfoghi per l'aria. Oltre a dei nuovi forcelloni, anche la carena ha avuto una rivisitazione, perché nella versione precedente appunto c'era il gradino carenato. Toprak sta portando avanti il suo lavoro da apprendista, dove ha anche girato senza appendici aerodinamiche sul codone all'inizio, ma poi alla fine della prima giornata le ha messe, perché con l'esperienza ha capito che riesce a fermare meglio la moto, il suo punto di forza maggiore, e chiaramente per lui è tutto nuovo, devi imparare a conoscere tutto, la pista, le moto, le gomme e tutto il resto, e gira anche con un manubrio molto alto, e lo si vede rispetto a tutti gli altri piloti. Ha ancora uno stile molto più vicino alla Superbike per cercare di stare comodo, perché sta usando anche una sella molto bassa insieme al manubrio alto, ma una sella nella MotoGP così bassa non te la puoi permettere come in Superbike, perché poi c'è il serbatoio. Se abbiamo detto che non è stato uno degli inizi migliori per Yamaha con l'infortunio di Quartararo, la sospensione del programma e il ritiro dal secondo giorno di test è un po' imbarazzante, diciamo non è il massimo, è un punto un pochino basso. La casa di Vatta non ha girato il secondo giorno perché c'è stato un problema tecnico che ha costretto gli ingegneri a fermarsi per evitare ulteriori problemi al nuovo motore V4 della M1. Tutto nasce da un problema tecnico avuto da Quartararo, dove si è fermato in pista. Da come ci dicono non c'entra niente la caduta, ma da quel momento i tecnici volevano vederci più chiaro, perché hanno voluto indagare e poi preso la decisione di non girare perché non era stata trovata la causa del problema. Quindi per la sicurezza è stato deciso di non uscire. Quindi la causa non ce l'avranno mai a dire, ovviamente. Chiaramente con un motore nuovo o con dei prototipi diversi ci sta, secondo me, che possono succedere diverse cose anche quando aumenti magari un po' la potenza e cerchi di esprimerlo. E infatti Rins davanti ai giornalisti ha detto che Quartararo e Toprak avevano rotto dei motori. Sono però tornati in pista al terzo giorno dopo aver risolto il problema, quindi guardiamo i lati positivi, anche se con un problema al motore è difficile guardarlo. Che la seconda giornata non hanno perso tutto sto gran tempo perché il pomeriggio ha piovuto, quindi nessuno ha girato ed erano tutti fermi, solo Moreira col bagnato per fare esperienza è entrato, e questa è una piccola cosa che è andata storta a Toprak, perché qualche giro sotto l'acqua l'avrebbe fatto anche lui per prendere un po' di confidenza anche lì. E poi il terzo giorno sono rientrati in pista, quindi hanno sistemato qualcosa, ma da quello che emerge sembra che già nello shakedown ci siano stati dei problemi col motore e che nella terza giornata le Yamaha sono tornate in pista con meno potenza e giri del motore a disposizione, che ci sta, altrimenti avrebbero potuto mandare a puttane dell'altro e hanno preferito far così. Secondo me non tira una bella aria in Yamaha. La notizia di Quartararo con la Honda secondo me ha abbassato il morale e ha incrinato forse un po' i rapporti con Pavesio e lo staff dirigenziale, perché tra tutte le notizie che sono uscite quella di Quartararo in Honda è la più vera di tutte e possiamo dire che andrà via dalla Yamaha. Quella di Martin è più un interessamento, un dialogo secondo me dove non c'è niente di fatto, e approfondiremo questo discorso nel quarto episodio di Lato Mercato. Aggiungiamoci che il francese si fa male e decide di non girare più, passa anche il messaggio che non te ne freghi più di tanto e che ti sei rotto il cazzo di stare con Yamaha sempre con questa attesa e con i miglioramenti della moto che non arrivano. Poi chiaramente se lui viene a dire che quello che doveva fare l'ha fatto prima di farsi male, ok, ci sta che non voglia rischiare con un dito fratturato, perché sicuramente non ne varrebbe la pena, si andrebbe a compromettere altro in caso di un altro incidente, però secondo me un altro pilota in un'altra situazione diversa da Quartararo con un dito fratturato avrebbe stretto i denti, preso degli antidolorifici a go-go e avrebbe girato. Non è un atteggiamento arrendevole, però è passato anche un po' da menefreghista della serie, vabbè, tanto va in onda, chi si è visto si è visto. Non mi sbatto per sviluppare una cosa che non avrà futuro con me. La cosa di cui sono più curioso di vedere è la differenza fra questi test e i risultati del GP di fine ottobre, che di solito sono sempre ampie per ovvie ragioni. Ma comunque da questi primi test, come ho detto, Aprilia e Honda continuano a far vedere passi in avanti. Chiaramente i confronti per capire i livelli è difficile farli, perché tutto dipende dalle gomme che sono state usate e soprattutto dai carichi di benzina, quindi anche vedere i passi gara delle simulazioni della sprint o della domenica lasciano il tempo che trovano. Anche KTM tutto sommato non mi sembra così malvagia e qualche miglioramento l'ha fatto, però la vedo un gradino sotto alle altre, un po' meglio dell'anno scorso, ma non da stare davanti in modo imponente ad altre case che stanno rincorrendo la Ducati come Honda
e Aprilia per il momento, poi aspettiamo gli altri test e le prime gare. Poi la Ducati secondo me non ha scoperchiato tutte le sue carte e come dicevo si è un po' nascosta, ma mi sembra di capire che ha fatto altri step importanti, e la Yamaha è un punto interrogativo, nel senso a che punto siamo competitivi o no, c'è qualcosa che è migliorato, aspettiamo i test della Thailandia e le prime gare per vedere un po' com'è la situazione. Qual è la novità tecnica o notizia che ti ha colpito di più in questi test di Sepang? Dimmelo nei commenti, che il tuo parere per il canale è importante, così ci confrontiamo. Ricordati di iscriverti e attivare la campanella per non perderti i prossimi video belli succulenti che usciranno, perché dai, ci sta per ripartire. Ci vediamo presto.